Benvenuti! Oggi parliamo del quadro più famoso del mondo e dei suoi 7 misteri. La Gioconda o Monna Lisa è un quadro di Leonardo da Vinci, è il quadro più famoso di Leonardo da Vinci, ma in realtà è probabilmente il quadro più famoso del mondo. Il dipinto è un olio su tavola di pioppo e non è molto grande, è circa 77 cm di altezza per 53 di larghezza e 13 mm di spessore, quindi 1,3 centimetri. Ed è databile circa tra il 1503 e il 1506. Il quadro è un ritratto, è il ritratto di una donna che potremmo dire essere relativamente giovane, però per gli standard dell'epoca forse non troppo giovane. Per gli standard dell'epoca potremmo dire che è una donna matura. La donna è ritratta seduta con il busto di 3/4 e il viso frontale verso lo spettatore e le mani sono una delle parti più famose del dipinto e sono elegantemente appoggiate una sull'altra. La donna è vestita con un abito scuro ricamato finemente soprattutto attorno alla scollatura, che è profonda, forse non eccessivamente profonda. L'abito è tipico del Cinquecento e la donna porta anche una veletta, un velo trasparente sui capelli che sembrerebbero sciolti, ma ne parliamo dopo. La donna si direbbe nobile, anche se non porta alcun gioiello. Eppure sembra una donna nobile, anche perché diversamente quale sarebbe il motivo del ritratto? All'epoca gli artisti, nel senso i pittori, in realtà non solo, tutti gli artisti lavoravano praticamente solo su commissione e le commissioni venivano fatte da chi le poteva pagare e venivano fatte anche per una questione di prestigio sociale. Quindi, siccome questo è un ritratto, è molto logico che la donna ritratta sia una nobile. Su chi ne parliamo dopo. Il viso della donna è ovviamente una delle parti più famose di questo dipinto, soprattutto il suo sorriso. Ed è un viso piuttosto particolare. Tanto particolare che sono state fatte delle ipotesi molto interessanti in merito al perché la Gioconda ha proprio questo viso. E anche i capelli sono interessanti. Sono infatti dei capelli estremamente fini. Sono bruni e sono leggermente riccioli e sono portati apparentemente sciolti con la riga in mezzo. Ora, sulla riga in mezzo non ci sono dubbi, ma sono sciolti? Sembrerebbe proprio di sì. Ma qual è il problema? Diciamo che per l'epoca era poco usato e poco conveniente che una donna sposata portasse i capelli sciolti. Quindi potremmo pensare che la Gioconda era una donna non sposata? Tutto è possibile, è un po' strano, perché se per l'appunto si tratta di una donna nobile, era praticamente di sicuro sposata. Quindi questi capelli sono sciolti anche qualora sia una donna sposata? Beh, è comunque possibile. O forse sono raccolti. Se si osserva con attenzione il dipinto, si può vedere, diciamo così, zoomando, sulla parte superiore della testa della Gioconda, si può vedere sotto il velo trasparente qualcosa che assomiglia quasi a un cerchietto. Forse potrebbe essere che in realtà la Gioconda aveva un'acconciatura raccolta sulla nuca e poi le bande di capelli davanti erano invece sciolte. È un'ipotesi, è una possibilità. E il ritratto è ovviamente ambientato perché da qualche parte questa persona deve stare.
Come detto, la donna del ritratto è seduta e alle sue spalle c'è un paesaggio dai toni molto morbidi per quanto riguarda i colori e anche molto morbidi per quanto riguarda le linee. Il paesaggio è una parte molto interessante del dipinto. E infatti adesso andiamo a parlare dei 7, perché ne ho scelti 7, misteri della Gioconda. E il paesaggio è uno di quelli. Adesso vediamo quali sono. Il primo mistero è: perché la Gioconda è così famosa? È bella, d'accordo, ma non è l'unico quadro bello della storia dell'arte. E considerato anche che bello è un gusto personale, tante persone potrebbero dire: io trovo molto più bello un altro quadro. E avrebbero comunque ragione, perché è un gusto personale. Quindi la prima domanda è: ma perché la Gioconda è così famosa? Il secondo mistero è proprio lo sfondo. Ora, che i ritratti, e soprattutto che i ritratti del Cinquecento abbiano uno sfondo, è più che normale. Ma il problema è che di solito gli sfondi sono riconoscibili. Questo no. Il terzo mistero riguarda il committente del quadro. Come dicevamo poco fa, all'epoca gli artisti lavoravano praticamente e esclusivamente su commissione. Quindi se Leonardo ha fatto questo quadro, verosimilmente qualcuno gliel'ha chiesto e gliel'ha anche pagato o perlomeno avrebbe dovuto pagarglielo. Quindi, chi è il committente del quadro? Non lo sappiamo, anche perché la risposta a questo mistero darebbe la risposta anche al prossimo mistero. Il quarto mistero, infatti, riguarda l'identità della donna ritratta. Chi è? Il quadro si chiama Monna Lisa o Gioconda, ma la donna ritratta chi è? È chiaro che sapendo chi è lei, si può perlomeno ipotizzare o presupporre chi fosse il committente del quadro. Ma chi è la donna ritratta non è punto chiaro. Il quinto mistero è: ma la donna ritratta era ammalata? E se sì, che patologie aveva o potrebbe aver avuto? Il sesto mistero è: perché Leonardo non consegnò mai questo quadro? Perché lo tenne con sé fino alla sua morte e non se ne separò mai? E il settimo mistero è: chi è o chi sono gli autori delle altre Monna Lisa? Cominciamo! Perché la Monna Lisa è così famosa? Come dicevamo, è un bel quadro, sì, ma non basta. Quindi, perché questo quadro è non solo il quadro più famoso di Leonardo, ma probabilmente il quadro più famoso del mondo? Poi va da sé che, essendo così famoso, diventa protagonista di interessi di studiosi, documentari, meme, pubblicità, altre opere d'arte, furti, atti vandalici. E tutto questo la rende sempre più famosa. Anche purtroppo lei ne fa anche le spese di questo suo essere così famosa. Ma il punto è: la Monna Lisa è famosa perché è famosa? Sì, ma da dove è cominciata tutta questa storia? In realtà non lo sappiamo esattamente il perché la Monna Lisa è così famosa, però si può presupporre che sia famosa per almeno due ragioni: la tecnica e il soggetto. Andiamo a vederli. Per quanto riguarda la tecnica che Leonardo ha usato per dipingere la Monna Lisa è rivoluzionaria per l'epoca, ma fa il suo effetto anche oggi. Innanzitutto, il soggetto risulta avere un realismo incredibile.
I ritratti dell'epoca sono molto realistici, ma non così tanto realistici. E l'espressione della Monna Lisa è tale che sembra che segua con lo sguardo l'osservatore. La tecnica che Leonardo ha usato è quella delle velature. Chiamata a volte anche tecnica dello sfumato, la tecnica delle velature è esattamente quello che dice di essere, quindi una tecnica delle velature. Quindi dopo aver dato la base bianca preparatoria alla tavola e dopo aver messo i colori pieni, diciamo, di riferimento, Leonardo comincia a lavorare applicando innumerevoli strati di pennellate sottilissime e morbidissime che vanno a sovrapporsi una sull'altra fino a ottenere questo risultato. Un risultato incredibile. Un risultato incredibile come morbidezza e quindi come realismo, una morbidezza che porta con sé un grandissimo realismo e che dona anche alla Gioconda questa caratteristica pulviscolare. Il quadro della Gioconda è molto particolare anche per questa sua atmosfera fumosa, pulviscolare. E questo è dato proprio dall'utilizzo che Leonardo ha fatto di questa tecnica. E proprio in merito all'atmosfera della Gioconda è incredibilmente particolare e innovativa anche la palette di colori che Leonardo utilizza. L'insieme del dipinto ha un che di verdastro. Se fosse un film diremmo la fotografia. È verde, è verdastra. Certo, bisogna calcolare che c'è una degradazione dei colori in tutti questi secoli. I colori comunque risentono del tempo che passa, risentono anche dello sporco, c'è una degradazione. Quindi il colorito giallognolo della Gioconda della pelle potrebbe anche essere dovuto in parte alla degradazione dei pigmenti. Però, senza dubbio, la fotografia del dipinto è qualcosa di estremamente innovativo. Infatti, all'epoca e non solo, quando si faceva il ritratto di una persona che lo richiedeva, oltre a migliorarlo, perché sì, lo miglioravano, si tendeva anche a dare un impatto luminoso, chiaro, come dire, si tendeva ad aumentarne la bellezza delle persone ritratte. Nel caso della Gioconda, no, o non proprio perlomeno. La donna ritratta è comunque piuttosto bella per gli standard dell'epoca, però in sé il ritratto non è eccezionalmente migliorativo dal lato estetico. Quindi non c'è una luce molto bianca, un tutt'uno molto luminoso. Al contrario, Leonardo lavora proprio quasi nel dare mistero a questa figura. E anche questo non è qualcosa di scontato, non per l'epoca e in realtà neanche oggi. La palette di colori utilizzata è primariamente calda, anche se in effetti lo sfondo dietro è sui toni dell'azzurro e questo contribuisce a far risaltare il soggetto davanti, perché dietro abbiamo uno sfondo che almeno da metà in su è azzurrato, da metà in giù e tutta la persona ritratta invece hanno tonalità calde e quindi questo diciamo le porta avanti. Quindi la palette è, possiamo dire, prevalentemente di colori caldi, marroni, bruni, dorati e sono molto interessanti le luci e le ombre, perché infatti se si osserva bene il quadro non si vedono né luci nette né ombre nette. Questo Leonardo l'ha ottenuto ovviamente perché aveva un'abilità incredibile, ma proprio anche grazie alla tecnica delle velature. Quindi questa pittura così morbida permette di ottenere delle aree illuminate, delle zone d'ombra che sono molto sfumate, molto morbide e di conseguenza molto realistiche, di un realismo potremmo dire quasi fotografico. Certo, noi a oggi siamo abituati ad altre forme di realismo, quindi quando diciamo realismo fotografico intendiamo qualcosa d'altro. Ma se noi ci mettiamo nell'ottica di una persona del Cinquecento, questo quadro ha un realismo incredibile.
Noi oggi potremmo quasi dire che è una fotografia con applicato un filtro. Un motivo quindi del ma perché la Gioconda è così famosa è perché è dipinta così. Quindi per il fatto che per l'epoca era un quadro parecchio innovativo. Ma non è l'unica cosa innovativa del dipinto. Infatti l'altra è il soggetto. Il soggetto, come vedremo, concorre non poco a fare della Gioconda la Gioconda perché c'è un po' di mistero attorno alla signora Gioconda. Però, a parte questo, l'innovazione della Gioconda, del quadro La Monna Lisa, è non tanto il soggetto, quanto come viene rappresentato questo soggetto. Il soggetto del quadro, infatti, è una donna, abbiamo detto probabilmente una donna nobile. E va bene, questa cosa non è nulla di strano né nulla di innovativo, ma è il come è ritratta questa donna e soprattutto la sua espressione. Il famoso sorriso della Gioconda, che fa tanto mistero ancora oggi. Ma la domanda è perché? Beh, perché solitamente quando si fa il ritratto a una signora non la si ritrae così, neanche a un signore. Cioè, quando si fa il ritratto a qualcuno, all'epoca, non lo si ritrae così. Bisogna infatti tenere presente che all'epoca i ritratti erano un simbolo e uno strumento di potere. Quindi i signori che venivano ritratti non solo venivano migliorati, ma dovevano dare anche un'impressione di nobiltà, di serietà, di a volte anche di grandiosità. Quindi venivano ritratti con espressioni serie e composte. Tutto quello che non ha la Gioconda. Perché la donna ritratta in questo quadro non è né seria, è composta, certo, ha una posa molto elegante, ma la sua espressione è indecifrabile, o meglio, non è indecifrabile, ma è difficile da spiegare a parole. Infatti, l'espressione della Gioconda è una sorta di commistione tra ironia, benevolenza, una persona leggermente divertita, una persona che leggermente ti prende in giro, però nello stesso tempo che ti guarda in modo dolce. Insomma, un'espressione così è molto strana. E se fa effetto ancora a noi oggi, possiamo immaginare cosa abbia fatto all'epoca, quando i signori ritratti erano ieratici. C'è comunque da tenere presente che l'autore è Leonardo e quindi la mano è quella di Leonardo e Leonardo ha riproposto questo tipo di sorriso anche in altre sue opere. Per esempio nel San Giovanni Battista possiamo ritrovare un'espressione se non simile, perlomeno accostabile a quella della Gioconda. E questo sorriso particolare lo ritroviamo anche sul viso della Vergine nel quadro La Vergine Sant'Anna e il Bambino. E lo ritroviamo anche in una delle altre Monna Lisa. Ne parliamo dopo. Quindi c'è una risposta al primo mistero della Monna Lisa? Perché è così famosa? Sì, una risposta in via teorica c'è, probabilmente proprio per la grande novità che proponeva questo quadro, un po' sotto tutti i suoi aspetti. Dopo di questo dobbiamo tenere conto che, come detto prima, la Monna Lisa è famosa perché è famosa e più diventa famosa e più diventa famosa. E questo è un circolo che vale sempre. Se qualcosa comincia a venire usato, condiviso, rielaborato, ci si fa anche ironia sopra, diventa protagonista di qualche tipo di fatto di cronaca, nel caso della Monna Lisa furti e purtroppo anche atti vandalici, diventa sempre più famosa. Quindi
Chiaramente quello della Monna Lisa è stato un circolo che si è innescato, ma è anche vero che questo quadro è stato davvero un unicum, è un unicum e quindi merita, diciamo, di essere così famoso. Il secondo mistero è l'ambiente, l'ambientazione della Monna Lisa. Dove si trova la Monna Lisa? Non nel senso del quadro, quello è al Louvre, ma la donna ritratta. Dov'è? È seduta, va bene? E la parte dietro, quel panorama che si vede dietro, cos'è? Dov'è? Cosa rappresenta? Cominciamo con il prendere atto che la donna ritratta è seduta. Dove è seduta? Su una sedia. È una sedia di quelle imbottite, decorate, piuttosto ricche. E lo vediamo perché ne vediamo alcune parti. Infatti possiamo vedere una parte di schienale sulla destra, nel senso alla nostra destra, quindi alla destra di noi che guardiamo il dipinto, e possiamo vedere anche una parte del bracciolo su cui la donna appoggia le mani. In secondo luogo, possiamo chiederci quindi dove sta la donna sulla sedia. E considerato che alle sue spalle vediamo le basi di due colonne, una per lato, del dipinto, e vediamo un pezzetto di quella che appare essere una, potremmo chiamarla una balaustra, un parapetto, possiamo pensare che questa donna si trova in una loggia, in un balcone, forse in un porticato, anche se a quel punto sarebbe poco spiegabile il parapetto. Sembrerebbe proprio, diciamo, in un posto rialzato, qualcosa che potrebbe essere un balcone protetto da parapetto e arcate, qualcosa del genere. E dietro, sullo sfondo, c'è un paesaggio. E qui sì che cominciano i problemi. Perché? Come detto prima, non è niente di nuovo il fatto che dietro il ritratto di un nobile o di una nobile vi sia un'ambientazione. Anzi, è praticamente sempre così. Parlo di quest'epoca, quindi del 500-600. Il punto è che solitamente l'ambiente che viene ritratto alle spalle del signore o della signora ha a che fare con il signore o la signora ritratti. Potrebbe essere la raffigurazione di alcuni suoi possedimenti terrieri, può essere una parte dei terreni che fanno parte, scusate il gioco di parole, della sua villa e quindi proprio del posto dove vive, o a volte è una parte della città su cui il signore o la signora governa. Quindi, solitamente, anzi sempre, l'ambiente ritratto è un ambiente esistente, è un luogo vero, esistente e che ha a che fare con la persona o le persone ritratte. Ma qui nello sfondo si possono vedere delle colline, delle montagne, una strada a tornanti, dell'acqua, che potrebbe essere un fiume, un lago, parte di un lago, un ponte ad arcate e sullo sfondo il paesaggio va dissolvendosi. Tanto che devo dire, personalmente, a me l'ultima parte di questo ambiente mi ricorda tantissimo il mare. Mi sembra quasi una baia sul mare. Quindi, la domanda è, dov'è questo posto? E soprattutto è questo posto, nel senso esiste? Perché, come detto, dovrebbe, dal momento che è regola nei ritratti, raffigurare dei luoghi esistenti? Ecco, questo è un problema. Alcuni studiosi ritengono di riuscire a riconoscere il posto
e per la precisione ritengono che sia un luogo della Toscana, un luogo dove l'Arno supera le campagne di Arezzo e riceve le acque della Val di Chiana. E infatti dicono di riconoscere nel ponte ad arcate il ponte Buriano sull'Arno. Ma non tutti sono d'accordo, anzi. Una buona parte degli studiosi infatti propende per l'idea che il luogo ritratto non sia un luogo, o meglio, non sia un luogo esistente. Alcuni dicono anche che potrebbe essere un pastiche di luoghi, cioè che Leonardo non abbia proprio del tutto inventato di sana pianta quello che ha dipinto, ma che abbia preso una cosa da un luogo, magari il ponte da una parte, la strada dall'altra, il fiume dall'altra, e li abbia messi insieme. Anche in questo caso, comunque, il luogo ritratto risulterebbe ovviamente non esistente e quindi inventato. Sarebbe il primo. L'unico forse no, ma sicuramente sarebbe il primo ritratto che propone un'ambientazione fittizia. Quindi, se il luogo fosse vero, beh, a oggi non è mai stato identificato. Ma se fosse inventato, beh, uno dice qual è il problema? Nel senso, Leonardo era un genio, è stato un precursore dei suoi tempi, fine. Ha fatto il ritratto a una persona e ci ha inventato lo sfondo dietro. Il problema è che non è proprio così semplice, nel senso che, come detto, all'epoca gli artisti lavoravano su commissione e all'epoca un'opera, come un ritratto, era un biglietto da visita per il potere, c'era poco da inventarsi, perché quella roba lì doveva essere leggibile da tutti, da tutti quelli della tua cerchia, ecco, insomma, tutti quelli, diciamo, del tuo livello sociale, diciamo così. Quindi c'era un po' poco da inventarsi. Se il pittore si prendeva determinate libertà, dovevano essere molto giustificate, altrimenti il signore poteva non esserne affatto contento. Quindi la domanda è, ma per quale ragione Leonardo dovrebbe aver inventato il luogo di questo ritratto? Cioè, la donna ritratta non aveva dei possedimenti? Quindi non era nobile? E allora perché si è fatta fare un ritratto? E soprattutto come pensava di pagarlo quel ritratto? Ehm, Oppure la donna ritratta non è reale? Allora, se la donna ritratta non fosse reale, avrebbe senso che neanche lo sfondo lo è. Ma Leonardo ti metti a dipingere un quadro per niente? Anche qui gli artisti erano artigiani, cioè ti commissiono, ti pago e hai un sacco di lavoro sempre. Davvero ti metti a dipingere un quadro così difficile, comunque così elaborato? Per nulla? Oh, tutto è possibile, però obiettivamente sarebbe strano. Oppure, beh, mi sono imbattuta in un'ipotesi veramente particolare. L'ipotesi, secondo me, più particolare riguardo all'entità dello sfondo e al suo essere uno sfondo fittizio è questa. E se la donna ritratta fosse morta? Se fosse morta, quello dietro sarebbe l'aldilà. E questo spiegherebbe il perché non è un luogo riconoscibile, non è un luogo esistente qui, ma nello stesso tempo è un luogo in un certo senso familiare, qualcosa, ci si prova un pochino qualcosa, magari qualcuno riconosce. E nello stesso tempo spiegherebbe il perché questo quadro ha questa atmosfera così eterea, così pulviscolare, come ho detto più volte. Se la donna fosse morta, potrebbe avere senso e forse avrebbe senso anche l'espressione. Potrebbe essere l'espressione di una mamma che guarda suo figlio? Ci arriviamo. Quindi,
Il secondo mistero della Gioconda riguardo all'ambiente a oggi non ha una risposta. Non sappiamo se lo sfondo ritratto sia reale oppure no. Probabilmente no, non ne siamo sicuri al 100%, ma probabilmente no. Il punto è che non sappiamo il perché Leonardo abbia voluto dipingere uno sfondo che non ritrae un luogo realmente esistente. Terzo mistero. Chi è il committente di questo quadro? Che, come detto, si collega poi al quarto mistero, cioè chi è la donna ritratta. Cominciamo a parlare del committente o dell'eventuale committente. Nell'ipotesi tradizionale, e in realtà in quella oggi più accreditata, il committente sarebbe Francesco di Bartolomeo del Giocondo. È la Gioconda. E infatti teoricamente, secondo questa ipotesi, secondo questa opzione, la donna ritratta sarebbe la moglie del Giocondo. All'epoca non è che non esistessero i cognomi ne esistevano già dall'epoca di Dante, anche prima in realtà c'erano anche le gens romane, ma i cognomi solitamente erano, come dire, una trasformazione molto spesso di nomi, quindi provenienza da città oppure tipo di lavoro svolto o anche figlio di. Dante, per esempio, era Dante di Alighiero degli Alighieri, perché c'aveva la stirpe di Alighiero dietro, che avevano nomi stranissimi, e quindi arrivano gli Alighieri. E qui abbiamo praticamente la stessa cosa, abbiamo Francesco, che era il nome della persona, di Bartolomeo del Giocondo, quindi la stirpe dei padri praticamente. E questo spiegherebbe il perché il quadro è detto anche la Gioconda. Anche se in realtà anche questa ipotesi potrebbe creare qualche piccolo problema, comunque qualche piccola incongruenza che andiamo ad approfondire nel quarto mistero. Comunque, l'ipotesi più a oggi più accreditata, l'ipotesi tradizionale è che il committente sia proprio Francesco del Giocondo, che era un ricco commerciante di sete e tessuti. Ma ci sono anche altre ipotesi. Poco fa dicevamo che in riguardo allo sfondo fittizio o meno, una delle ipotesi forse più intriganti è quella che, insomma, quello sfondo fosse l'aldilà, perché la donna ritratta non era più in vita al momento del ritratto. Ecco, su questa falsariga un committente possibile potrebbe essere Giuliano de' Medici, che aveva chiesto a Leonardo di fare per il figlio Ippolito, figlio di Giuliano, il ritratto della madre morta. E questo, secondo l'ipotesi di cui parlavamo prima, spiegherebbe non solo lo sfondo, ma per l'appunto anche l'espressione della donna e forse anche il fatto che non indossi gioielli. E una terza ipotesi possibile è il committente non c'è, nel senso che Leonardo si è dipinto questo quadro da solo per sé. Ecco, questo è il discorso di prima. È possibile questa cosa? Impossibile no, ma sicuramente poco probabile per la ragione che dicevamo prima. Poi un artista come Leonardo che era oberato di lavoro, tra l'altro una personalità molto dispersiva perché si occupava di talmente tante cose, faceva di tutto e quindi ma si mette a dipingere un quadro per sé e soprattutto poi la domanda è perché? Anche di questo ne parliamo nel quarto mistero, proprio perché l'identità del committente è strettamente legata all'identità della donna ritratta. Se lei è quella persona lì, allora è stato lui, o meno frequentemente lei, ma diciamo lui,
a richiedere il ritratto a Leonardo. Ecco, i committenti possibili sono tanti quanti sono le possibili identità della donna ritratta. Sì, perché infatti non abbiamo nessun tipo di testimonianza, almeno non che si conosca finora, che ci dica qualcosa sul committente di questo quadro. Nel quadro non pare esserci alcun indizio in merito, sul retro del quadro non c'è scritto niente di particolare in merito, non che io sappia almeno. Non ci sono testimonianze, non so, lettere o pagamenti o qualcosa che possano farci risalire al committente. Ecco, a proposito del pagamento, questo è un altro punto. Leonardo non l'ha mai consegnato questo dipinto. Quindi, questa questione apre qualche problematica. E la problematica è molto facile da capire. Io ti commissiono un quadro, tu lo dipingi e poi non me lo dai? E quindi? Allora, il pagamento probabilmente immagino non sia mai avvenuto di questo quadro, perché se la consegna al committente non è mai avvenuta, ma a meno che il pagamento fosse anticipato, però che io sappia non abbiamo testimonianze particolari. E poi c'è da farsi una domanda. Ma il committente, chiunque egli fosse, possibile che non l'abbia mai richiesto indietro questo quadro? Perché è vero, tecnicamente la Monna Lisa è un incompiuto, però è un incompiuto alla Leonardo. Leonardo, appunto, era una personalità un po' dispersiva e si occupava di tantissime cose e soprattutto era molto lungo nei suoi lavori. Lui magari stava una giornata intera, poi andava presso a un'opera, faceva un ritocco, poi se ne andava, poi tornava il giorno dopo. Qui c'è gente che si è lamentata parecchio durante l'esecuzione dell'ultima cena del cenacolo, per esempio, che insomma non lavori, no? Perché Leonardo lavorava così. Quindi è un incompiuto alla Leonardo. Ma devo ancora metterci una pennellata lì, ma devo ancora riguardare là e alla fine va bene. Però è anche vero che guardando il quadro, se non lo sai, non è un incompiuto alla fine, cioè è un incompiuto ma non lo è visivamente, cioè sembra un quadro, è un quadro finito obiettivamente, dai, è un quadro finito. Quindi la mia domanda è, ma il committente non l'ha mai richiesto indietro? Apparentemente no. E quindi la domanda successiva è, perché? Perché il committente non c'era? Perché il committente era deceduto? Perché la donna del ritratto era deceduta e quindi il committente non aveva più interesse ad avere il ritratto? O forse l'ha chiesto e Leonardo non gliel'ha mai dato comunque? Anche questi sono dei bei misteri che non ci permettono ancora di risalire all'eventuale committente di quest'opera. Quindi anche il terzo mistero ad oggi non ha una risposta. Noi ad oggi non sappiamo chi sia stata la persona che ha richiesto a Leonardo di dipingere questo ritratto. Certo, l'ipotesi più accreditata è quella che sia stato Francesco di Bartolomeo del Giocondo. Ma non siamo mica sicuri della donna chi è, non siamo affatto sicuri dell'identità della donna. E infatti questo è il quarto mistero. Chi è la donna ritratta? Il quadro si chiama Monna Lisa o Gioconda e anche all'epoca si chiamava Gioconda. Monna Lisa significa signora Lisa. Infatti Monna è la contrazione di Madonna che deriva dal latino mea domina, cioè mia signora. Quindi Monna significa signora. Monna Lisa è signora Lisa. Oppure Gioconda. E ecco, è Gioconda. Perché? Ci sono un po' di ipotesi, ce ne sono tantissime in realtà in merito all'identità di questa donna. Io ho scelto di parlare di quelle che, secondo me, possono essere le più interessanti.
La prima ipotesi che è stata fatta, e anche quella più conosciuta e anche quella ad oggi più accreditata, è che la signora ritratta sia la signora Lisa Gherardini, o in modo più completo Lisa di Anton Maria Gherardini. Lisa era infatti la figlia di Anton Maria, appartenente alla facoltosa e nobile famiglia dei Gherardini di Montagliari. Elisa andò in sposa molto giovane, come si usava all'epoca, a Francesco di Bartolomeo del Giocondo, un ricco mercante di tessuti e di seta che divenne anche un importante esponente della Repubblica Fiorentina. Con il marito Lisa visse una vita agiata ed ebbe 5 figli. Ed ecco perché il ritratto si chiama Monna Lisa, cioè signora Lisa, perché la donna ritratta si chiama proprio Lisa, e perché è detto anche la Gioconda, perché è la moglie di Francesco di Bartolomeo del Giocondo, e quindi lei è la Gioconda. E che questo quadro si chiamasse la Gioconda è vero fin dall'epoca, o meglio, nel lascito che Leonardo lascia al Salai, cioè al suo allievo preferito Gian Giacomo Caprotti, c'è anche un quadro denominato la Gioconda. Il problema è che non siamo mica sicuri che sia questo qua. Però in effetti c'è un quadro La Gioconda tra le eredità che Leonardo lascia quando viene a mancare. E il primo a parlare dell'ipotesi che la donna ritratta sia Lisa Gherardini del Giocondo è stato il Vasari, nel suo famoso Le vite dei più importanti pittori, scultori e architettori. E il Vasari scrive questo. Prese Leonardo, perché Leonardo era il nome vero di Leonardo, prese Leonardo a fare per Francesco del Giocondo il ritratto di Monna Lisa sua moglie, e 4 anni penatovi lo lasciò imperfetto, la quale opera oggi è appresso il re Francesco di Francia in Fontainebleau. C'è una curiosità però riguardo al dipinto a cui fa riferimento il Vasari. Ecco, che il Vasari dice che la donna ritratta aveva le sopracciglia magnificamente dipinte. La Gioconda non ha le sopracciglia. Quindi è lo stesso quadro? Cioè, nel senso, siamo proprio sicuri che il Vasari si riferisse a quel quadro qui? No. Oppure potrebbe anche essere uno dei tanti rifacimenti, perché sì, Leonardo era uno che rifaceva, e infatti sotto questo quadro ce ne stanno altri 3 almeno. E quindi, ma potrebbe anche essere che il Vasari si riferisse effettivamente a questo quadro come era prima, quindi in uno delle versioni precedenti. Non ne siamo sicuri. E tra l'altro, intorno al 1503, Agostino Vespucci, sì, parente di Amerigo, ci dice che c'è questo ritratto di Lisa del Giocondo e lo attribuisce a Leonardo. Il punto di domanda è se il quadro sia questo. Possibile? Probabile, dal momento che al momento è l'unica. È la Monna Lisa di Leonardo che abbiamo? Sì, probabile, però anche in questo caso non ne siamo sicuri in effetti. Infine, nel 2005 Lisa Gherardini viene riconosciuta come la donna del ritratto della Monna Lisa. Quindi a oggi l'ipotesi assolutamente accreditata è che la Monna Lisa sia Lisa Gherardini del Giocondo, e che appunto la Gioconda proprio perché il marito era Francesco di Bartolomeo del Giocondo. C'è una piccola curiosità in merito però, e la curiosità è questa. Di solito le donne
venivano appellate con il nome del padre, non del marito. Quindi Lisa del Giocondo, chiamata la Gioconda, è in effetti qualcosa di leggermente inusuale, nel senso che Lisa Gherardini forse era più sensato chiamarla la Gherardina. Infatti tra un attimo vedremo Pacifica Brandani, figlia di Giovanni Antonio Brandani, e lei era detta la Brandana perché il padre era Brandani. Quindi il fatto che Lisa Gherardini fosse chiamata Gioconda non scendendo dal padre, ma prendendo dal marito, è in effetti qualcosa di un po' particolare. E infatti Gioconda, Ioconda, all'epoca, come oggi, era anche un aggettivo e significava splendente, felice. Quindi questo lascia aperto uno spiraglio per dire che sì, noi abbiamo riconosciuto in Lisa Gherardini la donna del ritratto, ma in effetti non è l'unica ipotesi possibile. Come detto ce ne sono tantissime, ma secondo me le più interessanti, oltre a quella di Lisa Gherardini, sono tre. Prima ipotesi, Isabella d'Este. Isabella d'Este regnava a Mantova ed era la più famosa e importante mecenate del suo tempo. E conosceva Leonardo, perché Leonardo lavorava da sua sorella, Beatrice d'Este, che viveva nel Ducato di Milano. Questa ipotesi è molto interessante perché esiste uno schizzo di Leonardo che ritrae Isabella d'Este in una posizione che è molto simile a quella della Gioconda. E non solo. C'è anche il carteggio tra Isabella e Leonardo, nel quale i due parlano proprio di un ritratto che Leonardo avrebbe dovuto fare a Isabella e parlano degli schizzi. E uno degli schizzi è proprio quello che ritrae Isabella in questa posizione alla Gioconda. In questo schizzo, infatti, vediamo Isabella ritratta con il busto leggermente di tre quarti, la posizione delle mani una sull'altra è proprio quella della Gioconda, però in effetti Isabella in questo schizzo è completamente di profilo, cosa che la Gioconda non è. Tra l'altro c'è una cosa da dire in merito a Isabella d'Este. Isabella d'Este tendenzialmente è ritratta bionda e solo in un caso viene ritratta castana e la Gioconda è evidentemente castana, evidentemente bruna. Quindi la Gioconda potrebbe essere Isabella d'Este? Non abbiamo le prove, non c'è niente di particolarmente importante a supporto di questa tesi, però senz'altro è molto interessante notare come Isabella e Leonardo stavano progettando un ritratto di Isabella che rimanda davvero tanto alla Gioconda. La seconda ipotesi alternativa è che la donna del ritratto sia Pacifica Brandani o Brandano o detta anche la Brandana, perché è figlia di Giovanni Antonio Brandani, era figlia illegittima e poi è stata riconosciuta. Pacifica nacque e morì a Urbino tra il 400 e il 500 e fu l'amante di Giuliano de' Medici, che era il figlio di Lorenzo de' Medici, cioè il figlio di Lorenzo il Magnifico. Pacifica, cortigiana alla corte di Urbino, divenne l'amante di Giuliano de' Medici, al quale diede un figlio nel 1511, un figlio chiamato Ippolito. Questo figlio era ovviamente illegittimo, ma successivamente venne riconosciuto e non solo, divenne poi anche cardinale. Ma Pacifica nel 1511 morì di parto, quindi morì dando alla luce Ippolito. Ora, Ippolito, benché illegittimo, era l'unico figlio maschio di Giuliano ed è stato per questo che poi venne fatto erede legittimo. Ippolito non conobbe mai sua madre, per ovvie ragioni, perché la donna era morta di parto.
E secondo questa ipotesi, Giuliano chiese a Leonardo di dipingere per il piccolo Ippolito un ritratto della madre e Giuliano descrisse a Leonardo la madre, cioè Pacifica. E l'intento era quello di dare appunto questo ritratto al piccolo bambino che continuava a chiedere di sua mamma per fare sì che si sentisse in un certo senso un po' meno solo, quindi che potesse avere in qualche modo sempre sua madre con sé. Secondo questa ipotesi, quindi, la donna ritratta è in un certo senso la visione immaginata che Leonardo si fece di Pacifica, proprio perché Giuliano non poté fare altro che descrivergliela. E secondo questa ipotesi, avrebbe quindi senso dire che questo ritratto è totalmente immaginario e quindi anche lo sfondo lo è, perché questa donna è nell'aldilà e in questo caso ci ricolleghiamo a quello che dicevamo all'inizio. L'espressione di questa donna avrebbe senso in questo caso, perché non sarebbe l'espressione ieratica di un nobile ritratto davanti ai suoi possedimenti terrieri, ma sarebbe il viso dolce, un po' ironico, un po' e anche molto benevolente di una madre che guarda il suo bambino dall'aldilà. Se questa ipotesi fosse corretta, la Gioconda andrebbe postdatata. Sarebbe infatti verosimilmente stata dipinta intorno al 1512-1513. E la terza ipotesi è obiettivamente, diciamo, piuttosto conosciuta, ovvero, e se la Gioconda fosse la madre di Leonardo o addirittura Leonardo stesso? Che sia per questo che Leonardo non volle mai separarsi da questo ritratto? Per cercare conferme o smentite di questa ipotesi, alcuni studiosi hanno preso il volto di Leonardo che noi abbiamo tramite qualche schizzo autoritratto e un ritratto che gli fece un allievo e l'hanno sovrapposto al viso della Gioconda. E in effetti sembra combaciare. Particolare questa cosa. È possibile che Leonardo abbia utilizzato il proprio volto, magari guardandosi allo specchio o tramite una serie di specchi, eh, come base geometrica per fare il ritratto a qualcun altro nel caso questo qualcun altro non posasse regolarmente per lui? Dobbiamo tenere presente che nemmeno i grandi artisti normalmente disegnano a memoria, c'è sempre un modello o una modella. E quindi è possibile che Leonardo, anche nel caso stesse ritraendo qualcun altro, non avendo a disposizione questa persona costantemente, abbia utilizzato il proprio volto come base geometrica? Sì, è possibile. Ma qualcuno dice anche, beh, forse questo è proprio il viso di Leonardo, quindi la Gioconda è Leonardo in versione femminile, o forse la Gioconda è il ritratto della madre di Leonardo, Caterina. Il primo a proporre questa tesi fu niente meno che Sigmund Freud. Nel 1909-1910, quando scrisse proprio su Leonardo. E Freud portò all'attenzione il fatto che il Vasari stesso riportava che Leonardo diceva di avere provato più e più volte a disegnare, a dipingere donne con il viso sorridente basandosi proprio sulla memoria di sua madre. E tra l'altro del fatto che questo sorriso particolare ritorni in Leonardo ne abbiamo già parlato. E in questo caso c'è una piccola curiosità, o meglio, ci potrebbe essere una piccola curiosità riguardo allo sfondo. Potrebbe essere che quell'acqua, quel fiume dipinto nello sfondo sia un affluente dell'Arno presso il quale Leonardo visse insieme alla mamma i suoi primi anni di vita. Chi è quindi la donna del ritratto?
Diciamo che per adesso è stato accettato che la donna del ritratto sia Lisa Gherardini, moglie di Francesco di Bartolomeo del Giocondo. Ci sono anche altre ipotesi, come abbiamo visto. E qui arriva il quinto mistero. Ma la donna del ritratto era ammalata? Se sì, che patologie potrebbe aver avuto? Le ipotesi e le analisi si sprecano. C'è da dire chiaramente che se Leonardo ha ritratto una donna realmente esistente o comunque una donna che si poteva vedere davanti, va bene, Leonardo non ha fatto nient'altro che dipingere esattamente ciò che vedeva. Un po' più particolare è il discorso nel caso fosse un ritratto immaginario. In quel caso, perché mai Leonardo avrebbe dovuto ritrarre dei possibili sintomi di patologie in un ritratto immaginario? Forse potrebbe essere che per svolgere il suo ritratto immaginario lui si sia comunque servito di una modella reale e magari questa modella presentava queste patologie o presunte tali. In ogni caso è molto interessante vedere come molti medici abbiano riconosciuto delle condizioni particolari nell'apparire, nelle apparenze della Gioconda. Prima condizione medica, lipoma o cisti tendinea. Osservando le mani della Gioconda si può vedere in realtà piuttosto chiaramente come la mano che sta sopra, che per la Gioconda è la destra, presenti un rigonfiamento nell'area che sta tra il pollice e l'indice. Questo rigonfiamento potrebbe essere, secondo i medici, o un lipoma o una cisti tendinea. Un lipoma è un accumulo di cellule adipose all'interno di una capsula. Infatti è una condizione totalmente benigna. E ci sono altri casi in cui un lipoma è stato ritratto in un dipinto. In questo caso parrebbe che la Gioconda l'abbia qui. Diciamo che nella mano è, a quanto ho capito, mediamente raro, però comunque è possibile. Oppure, se non è un lipoma, potrebbe essere una cisti tendinea. E in questo caso, cioè se fosse una cisti tendinea, potrebbe forse essere dato dal fatto che la donna ritratta lavorasse molto in quelle che erano considerate attività femminili, quali per esempio il ricamo, e usasse la mano destra. Quindi a forza di fare gli stessi movimenti è possibile che si sia irritato, infiammato un tendine e che fosse nata questa cisti. Xantelasma, cioè un accumulo di grassi che si verifica sulle palpebre o comunque in prossimità dell'occhio. E in questo caso la Gioconda sembra averlo nella parte interna del naso verso l'occhio, quindi vicino alla congiuntiva, vicino all'occhio sinistro. E la domanda potrebbe essere: ma è un errore di Leonardo? Poco probabile, nel senso che di solito artisti esperti di questo livello, se fanno un errore, fanno errori di altro genere. Magari può esserci un errore di proporzioni, ecco, per cui magari l'artista non se n'è accorto, di conseguenza ha finito il lavoro e poi magari l'ha un po' corretto, eccetera. Ma un errore così piccolo e così puntuale, quale per esempio un punto luce dove non deve stare, come qui, è molto improbabile che sia un errore del pittore, anche perché avrebbe messo nulla a correggerlo. E quindi l'altra domanda è: Leonardo ce l'ha messo apposta? E perché mai? Perché, è vero, Leonardo era anche un anatomista, ma perché mai mettere una cosa così sul viso di una donna che non l'aveva? Posto questo,
È molto possibile che Leonardo abbia ritratto ciò che vedeva, e parentesi, in questo caso quindi il tutto va a favore del fatto che Leonardo abbia ritratto una persona realmente esistente. E quindi Leonardo non ha fatto altro che dipingere fedelmente quello che stava vedendo, senza neanche migliorarlo. E infine l'apparenza generale di questa persona, che parrebbe avere, il condizionale è d'obbligo, parrebbe avere mani e viso un pochino gonfi, anche il collo un pochino gonfio, le sopracciglia non le ha praticamente, i capelli sembrano estremamente fini, forse non oserei dire radi, ma sicuramente fini. Il colorito è giallognolo, anche se questo potrebbe essere un decadimento del pigmento, e il sorriso, che è tanto famoso, è anche piuttosto strano. Andando quindi a prendere ciascuna di queste aree possibili, troviamo che il lipoma è non sempre, ma a volte correlato all'obesità o al diabete, ma può essere anche di frequente correlato al colesterolo alto e ai trigliceridi alti. E lo stesso dicasi dello xantelasma. Di nuovo, non sempre, ma spesso è correlato a colesterolo alto e trigliceridi alti. Mentre il gonfiore alle mani, al viso, al collo, le sopracciglia rade, i capelli fini potrebbero essere tutti sintomi, per così dire, di ipotiroidismo. E c'è anche una cosa da dire. La Gioconda non presenta un rigonfiamento particolare nel collo, ma all'epoca il cosiddetto gozzo era molto, molto frequente, perché le diete erano povere di iodio prevalentemente e il gozzo è riscontrabile in tantissimi dipinti. E il sorriso strano? Qualcuno ha ipotizzato che questo sorriso così particolare sia dato da una sorta di lassità della muscolatura, data dal fatto che alla Gioconda mancassero i denti. Magari non tutti, ma una certa parte. E in effetti è, plausibile, perché all'epoca non c'era igiene orale. La medicina era purtroppo al livello, insomma, che poteva, e di conseguenza all'epoca era molto frequente cominciare a perdere i denti molto presto, quindi i denti si guastavano e cadevano molto in fretta, quindi è piuttosto verosimile che anche la donna ritratta nella Monna Lisa, nel quadro della Monna Lisa, mancasse di qualche dente. Per quanto riguarda invece l'ipotiroidismo, per l'appunto è stata ipotizzata una possibile carenza di iodio che, come detto poco fa, era molto frequente all'epoca, tanto che si riscontra in una marea di dipinti, e addirittura, parentesi, veniva considerato, quando stava entro certi limiti, un fattore di bellezza, soprattutto femminile. Comunque, a parte questo. Quindi, alcuni medici hanno ipotizzato che il possibile ipotiroidismo della Monna Lisa poteva essere dato da carenza di iodio, oppure poteva essere dato dall'infiammazione tiroidea postparto, ovvero se la donna del ritratto avesse partorito da poco, questo spiegherebbe il gonfiore diffuso, ma potrebbe anche spiegare i sintomi possibili di un ipotiroidismo, proprio insomma l'infiammazione della tiroide che a volte può avvenire postparto. Ma la cosa, secondo me, più curiosa da notare sono il presunto lipoma e il presunto xantelasma. Entrambe queste, non so se chiamarle patologie, comunque entrambe queste due condizioni sono legate all'innalzamento del colesterolo, il cosiddetto colesterolo cattivo, e all'innalzamento dei trigliceridi. È molto interessante, secondo me, notare che all'epoca la dieta dei nobili era composta prevalentemente di carne e di dolci.
e un consumo eccessivo di carne e di dolci innalza proprio il colesterolo cattivo e i trigliceridi. Quindi, considerato che la donna ritratta è evidentemente una donna nobile, seguiva la dieta dei nobili. Sembra strano, ma la dieta dei poveri era un po' più bilanciata perché certe cose non se le potevano permettere, la carne e i dolci, i poveri non se le potevano permettere. Quindi tendenzialmente mangiavano verdure e granaglie, per così dire, quindi cereali di vario tipo. E questa cosa preservava loro, per assurdo, una salute migliore, generale e anche dei denti. Non è il caso, probabilmente, della donna ritratta qui, che forse eccedeva come si usava in carne e dolci e secondo me lo xantelasma e il lipoma, che sono correlati proprio all'innalzamento di questi valori, potrebbero essere una spia molto realistica della dieta che tenevano queste persone. La donna ritratta quindi era ammalata o comunque presentava qualche condizione medica particolare? Ovviamente la risposta sicura non ce l'abbiamo, queste sono speculazioni molto interessanti da fare guardando il dipinto. È senz'altro vero però che almeno il rigonfiamento sulla mano c'è. Il resto se ne può discutere. Secondo me è comunque molto interessante. Sesto mistero. Perché Leonardo tenne con sé questo dipinto tutta la vita e non lo consegnò mai? Leonardo tenne la Gioconda con sé per tutta la vita e alla sua morte il dipinto passò nelle mani del re di Francia Francesco I. Forse fu Leonardo a venderglielo, anche perché Francesco I gliel'aveva chiesto tante e tante volte che lo voleva, o forse fu il Salai a venderlo al re. Il Salai era il famoso allievo preferito di Leonardo. Ma ad ogni modo, fino al momento della morte, Leonardo tenne questo dipinto con sé. Perché? Ovviamente noi la risposta non l'abbiamo, però possiamo fare dei ragionamenti. Prendendo le ipotesi, quelle che abbiamo preso in analisi noi, possiamo provare a pensare al motivo per il quale Leonardo non consegnò mai il dipinto. Quindi perché non lo consegnò mai se la donna ritratta è Lisa? E perché non lo riconsegnò mai se la donna ritratta è Isabella d'Este? Oppure, perché non lo consegnò mai se la donna ritratta è Pacifica? E infine, perché non lo consegnò mai, e qui è evidente la risposta, se la donna ritratta era sua mamma? Se fosse Lisa. Beh, se la donna ritratta fosse davvero Lisa Gherardini, sembrerebbe non esserci un vero motivo per il quale Leonardo non consegnò mai questo ritratto, perché il marito di Lisa aveva chiesto il ritratto della moglie e quindi per quale ragione Leonardo non lo riconsegnò mai? L'unica risposta plausibile sembra risiedere nel modo di lavoro di Leonardo, quello di cui accennavamo prima. Leonardo era dispersivo, Leonardo tendeva a rifare costantemente i suoi lavori, Leonardo tendeva a considerarli mai finiti, Leonardo a volte non li finiva proprio, anche se in sé, come abbiamo detto, non è proprio il caso di questo quadro. Quindi, alla fine, è forse possibile che a causa di questo modo di lavorare la famiglia di Lisa Gherardini abbia deciso di lasciar perdere? Se fosse Isabella, se la donna del ritratto fosse Isabella d'Este, perché Leonardo non consegnò mai il quadro? Beh, perché a quanto pare il ritratto di Isabella non venne mai compiuto, cioè non venne mai fatto. O forse sì. Nell'ottobre del 2013 il Corriere della Sera mostra un ritratto di Isabella d'Este presentata come Santa Caterina d'Alessandria, ritratto attribuito alla mano di Leonardo, o meglio, sembrerebbe che il volto sia stato fatto da Leonardo e tutto il resto sia stato compiuto da
probabilmente dai suoi allievi. Questo ritratto è stato datato dagli esperti osservandolo ed è stato anche datato al radiocarbonio, al carbonio 14 e sembrerebbe proprio risalire all'epoca di Leonardo e sembrerebbe proprio la mano di Leonardo. Se ciò fosse vero, ecco probabilmente perché, nel caso la Monna Lisa dovesse essere Isabella d'Este, la Monna Lisa non fu mai riconsegnata a Isabella, perché Isabella aveva già avuto il suo ritratto. O forse perché alla fine lei e Leonardo non avevano mai portato a termine l'opera e in questo caso la Gioconda non sarebbe Isabella d'Este. Probabilmente. Se fosse Pacifica. Nel caso in cui la Monna Lisa fosse Pacifica Brandani, avremmo come committente Giuliano de' Medici, che chiedeva a Leonardo di ritrarre questa donna morta affinché il figlio Ippolito potesse averla sempre con sé. E perché Leonardo non lo consegnò? Perché Giuliano de' Medici morì. Giuliano de' Medici morì prima di poter vedere probabilmente il quadro finito o comunque prima di poterselo prendere. E quindi, secondo questa ipotesi, Leonardo alla fine lo tenne con sé perché questo quadro ormai era invendibile, privo di committente e davvero non sarebbe riuscito a piazzarlo. E a questo proposito è interessante sapere che sembrerebbe che durante l'ultimo periodo di vita di Leonardo in Francia, perché Leonardo poi è morto in Francia, il cardinale Luigi d'Aragona con il suo segretario Antonio De Beatis stavano visitando proprio Leonardo e guardando le sue opere, i quadri che lui aveva con sé, di uno sembrerebbe che abbiano scritto questo. È una donna che interessa al magnifico Giuliano de' Medici. Parentesi. Il piccolo Ippolito, questo bambino qua, è stato ritratto da Raffaello in uno degli affreschi delle stanze vaticane, per la precisione nell'Incoronazione di Carlo Magno. Ed ecco quindi che, secondo questa ipotesi, Leonardo aveva con sé il dipinto semplicemente perché non poteva fare diversamente. A questo punto io però mi pongo una domanda. Se fosse corretta questa ipotesi, il ritratto di Pacifica, a questo punto di Pacifica, era per Ippolito. È vero che Giuliano de' Medici morì prima di poter ritirare il ritratto, ma è anche vero che il vero destinatario di quel ritratto sarebbe stato Ippolito. Ippolito sopravvisse all'infanzia e divenne anche cardinale. Quindi la domanda che mi sono fatta è: se fosse vera questa ipotesi, come mai Leonardo non ha comunque provato a rendere il quadro a Ippolito? E infine l'opzione che non ha bisogno di spiegazioni. E se fosse Caterina, cioè la mamma di Leonardo? Beh, in questo caso Leonardo non ha reso il dipinto perché non c'era nessuno a cui renderlo. Il dipinto era suo, lui l'aveva dipinto per sé, aveva dipinto sua madre e quindi se l'è tenuto. Fine. E quindi sì, anche il sesto mistero non ha effettivamente una risposta. Perché Leonardo si tenne questo dipinto tutta la vita? Non lo sappiamo, perché non essendo sicuri di chi era il committente e quindi di chi è la persona ritratta, non abbiamo idea delle dinamiche che si sono verificate. Perciò, tant'è. La Gioconda è rimasta con il suo autore per tutta la vita e quando l'autore è morto è stata venduta al re di Francia Francesco I. E infine il settimo mistero. Chi sono e di chi sono le altre Monna Lisa? Sì, perché una non bastava. Ce ne sono altre tre. La Gioconda del Prado, la Monna Lisa di Alworth e la Gioconda nuda. La prima e più famosa altra Gioconda è la Gioconda del Prado o Gioconda di Madrid.
La Gioconda del Prado o Gioconda di Madrid si chiama così proprio perché è conservata al Museo del Prado di Madrid. Ha dimensioni simili a quelle della Gioconda, è anch'essa un olio su tavola ed è datata tra il 1503 e il 1516. Tra le copie della Gioconda, infatti, questa è la più antica in assoluto che si conosca, tanto da essere in pratica coeva alla Monna Lisa originale. Ma è di Leonardo questa seconda Monna Lisa? Questa seconda Monna Lisa ricalca in modo evidente la Monna Lisa originale. Ma eppure non è lo stesso dipinto, anche questo è evidente. La persona è, potremmo dire, la stessa, la posa è la stessa, lo sfondo più o meno è lo stesso, eppure no, eppure questo è proprio un altro quadro, è proprio un'altra mano. Si vede come sia molto meno realistica rispetto alla Gioconda originale. I colori sono molto più brillanti sicuramente, ma anche molto meno veritieri. E soprattutto questa Monna Lisa manca completamente dell'atmosfera quasi fantasmatica che è propria della Monna Lisa originale. La cosa curiosa è che anche la Monna Lisa del Prado presenta il lipoma sulla mano, però non presenta lo xantelasma e nell'insieme la figura sembra risultare un pochino meno appesantita. Ma al di là di questo, questa Monna Lisa è di Leonardo? No, evidentemente la mano non è quella di Leonardo. Quindi, chi può essere stato a copiare il quadro di Leonardo nello stesso periodo in cui presumibilmente Leonardo dipingeva il suo? Non lo sappiamo, ma è possibile pensare che sia stato un allievo. La seconda altra Monna Lisa è la Monna Lisa di Isleworth, chiamata dagli anglosassoni Earlier Mona Lisa, cioè la Monna Lisa che viene prima. Questa è un olio su tela ed è un po' più grande dell'originale, non eccezionalmente di più, ma un po' di più. Ed è attribuita a Leonardo da Vinci. Io non so cosa pensare. In un certo senso sembra la mano di Leonardo, in un altro senso non lo so. Però ad ogni modo gli studiosi la attribuiscono a Leonardo da Vinci e quindi ci fidiamo. C'è da dire, essere onesti, che non tutti gli studiosi sono concordi nel dire che questo dipinto è di Leonardo. Devo dire che anche a me fa un po' strano. Ma perché questo? Perché Earlier Mona Lisa, cioè la Monna Lisa che viene prima, è datata anch'essa intorno al 1503 e qualcosa, ma, e qui sta la stranezza secondo me, sembrerebbe ritrarre la stessa persona, ma più giovane, quindi tipo una decina di anni prima. Ma allora come può essere coeva al dipinto originale? C'è qualcosa che non va, cioè se faccio un dipinto di una persona oggi e poi lo rifaccio tra 10 anni, questi due dipinti non possono essere datati nello stesso momento. Quindi anche in questo caso c'è un po' di mistero, c'è un po' di mistero. Ad ogni modo, anche qui riconosciamo la Monna Lisa e anche qui il lipoma non ci molla, c'è anche qua. Questo quadro tra le altre Monna Lisa è quello più di atmosfera, quindi abbiamo una palette di colori scuri, questo senso di mistero che diciamo che vuole accostarsi alla Monna Lisa originale, ma secondo me non ci riesce, nel senso che sicuramente propone molto più mistero della Mona Lisa del Prado e della Gioconda nuda che vediamo tra un attimo e che comunque secondo me aveva tutta un'altra finalità. Però comunque, sempre secondo me, la Monna Lisa di Isleworth non è paragonabile alla Monna Lisa originale, cioè si vede dalla tecnica, la tecnica delle velature, quella tecnica spettacolare che Leonardo ha utilizzato nella Gioconda che chiamo originale, qui non c'è.
e infatti la resa è molto diversa. Sicuramente è un bellissimo dipinto, ma non lo so. Personalmente non so se attribuirlo a Leonardo, ecco. Però c'è e non siamo affatto sicuri dell'autore e sì, alcuni studiosi lo attribuiscono a Leonardo. E la terza altra Monna Lisa è la Gioconda nuda, o Gioconda ignuda o Monna Vanna. Ora, di questo soggetto, nel senso della Gioconda, cosiddetta Gioconda nuda, ne esistono un sacco di versioni, molte delle quali sono degli schizzi. Infatti parrebbe che lo schizzo originale del 1514-16 sia degli allievi di Leonardo, forse anche c'è un po' la mano di Leonardo, e poi da quegli schizzi sono stati fatti un po' di dipinti, tra cui quello forse più emblematico è quello fatto apparentemente dal Salai, cioè Gian Giacomo Caprotti, l'allievo preferito di Leonardo, con forse anche un aiutino qua e là proprio di Leonardo. In questo dipinto, che sembrerebbe del Salai, troviamo una Monna Lisa un po' diversa. Infatti si chiama Monna Vanna. È una Monna Lisa più androgina rispetto all'originale e sembrerebbe proprio essere il Salai in versione femminile. Ma soprattutto questa Monna Lisa è nuda, o meglio, non è un nudo integrale, ma è nuda nella parte superiore del corpo, quella che in fondo è visibile guardando una persona seduta. Ora, a parte il fatto che sappiamo che presumibilmente l'autore è il Salai e presumibilmente Leonardo ci ha dato anche qualche pennellata, vediamo però come in questo dipinto diciamo che non ci sia un'eccezionale ricerca dei dettagli. I colori sono alla fine molto piatti, i particolari sono molto pochi, sono anche scomparse le colonne ai lati del dipinto, lo sfondo è non oserei dire abbozzato, ma sicuramente è molto più sintetizzato. Quindi vediamo come c'è il soggetto davanti che prende tutta l'attenzione, ma l'insieme del dipinto, sia il fondo che il soggetto in sé, non sono così enormemente studiati nei particolari e come detto anche i colori sono un po', diciamo così, oserei dire poco lavorati. Secondo me Leonardo era un burlone. Secondo me, ma parere mio è, secondo me questo dipinto è una presa in giro. Secondo me questo dipinto è una goliardata, tale per cui lo fai, ma alla fine non è che ci metti chissà quanta attenzione a stare lì a farlo di fino, però ci stava. E non lo so, probabilmente mi sbaglio, ma ci vedo tanta ironia in questo dipinto. Se devo essere sincera, ci vedo tanta ironia. Ed ecco quindi anche la risposta possibile al settimo mistero. Chi sono le altre Monna Lisa e da chi sono state dipinte e perché? In linea di massima non lo sappiamo proprio di sicuro, però è plausibile che siano lavori degli allievi di Leonardo. Probabilmente. Io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e di essere arrivati fin qui. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, se volete commentare commentate e se vi va condividete questo video e ovviamente se il mio canale vi piace iscrivetevi. Io vi ringrazio ancora per tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!